Sono contento e onorato di essere qui nello studio di Cesare Leonardi per vedere di prima mano il suo lavoro, il suo straordinario lavoro sulle piante, che io conoscevo soprattutto per quanto riguarda il libro dell'architettura degli alberi, che è stato uno strumento per me di studio, diciamo, per decenni. E ora per approfondire anche questa teoria dei reticoli che io non conoscevo e che invece mi era spesso stata suggerita in diversi luoghi del mondo. Dovunque andassi trovavo delle persone che mi dicevano: ma tu conosci la teoria dei reticoli di Leonardo? Io devo ammettere che non la conoscevo. E oggi ho avuto modo di vedere per esempio il progetto di questo parco della città degli alberi e le consonanze su questo lavoro sono enormi, nel senso che già il nome della città degli alberi per me fa suonare delle corde particolari, perché io sono un sostenitore appunto che le piante debbano avere i loro luoghi di crescita. Nel mio ultimo libro, che si chiama La nazione delle piante, addirittura parlo proprio di una nazione delle piante che ha le sue regole, la sua costituzione, una serie di modi di vita che potrebbero essere di grande aiuto anche per noi, qualora li volessimo in qualche maniera copiare. E quindi scoprire questa città degli alberi è stata una grande emozione, e soprattutto è stata un'emozione scoprire come è costruita questa città degli alberi, perché questa città degli alberi è costruita come una pianta. Le piante hanno dei modelli diffusi, cioè le piante non sono costruite come noi animali, non hanno un cervello che governa degli organi e quindi non hanno un'architettura piramidale, gerarchica, ma hanno un'architettura diffusa, senza centro. Perché? Perché in questa maniera possono essere resistenti, cioè l'architettura vegetale è un'architettura che è nata per essere predata. Si può rimuovere il 90% del corpo di una pianta e la pianta rimane viva. Traslare queste informazioni, utilizzare ciò che le piante hanno prodotto in 500 milioni di anni di evoluzione, queste idee, questi principi, nella nostra comunità umana, penso che sia una delle cose più importanti da fare oggi. E allora le organizzazioni diffuse, tutto ciò che è costruito come una rete, come un reticolo, così come il parco della città degli alberi, risponde a una serie di straordinarie caratteristiche. È resistente, il disegno è sempre consistente anche se se ne alterano delle parti, mentre un'architettura centralizzata o in cui ci sono degli organi fondamentali crolla nel momento in cui uno solo di questi organi è eliminato, cosa che accade molto spesso. Nel caso di una struttura reticolare di questo tipo, il disegno, l'impianto, la funzione generale continua a mantenersi. Quindi le piante come modello non soltanto come modello per la nostra alimentazione, non soltanto come mezzo, diciamo, per la nostra alimentazione o come ai fini estetici o perché producono l'ossigeno, bloccano l'anidride carbonica, eccetera, ma le piante sono come modello per le nostre organizzazioni, come modello per le nostre comunità. Le piante sono una fonte inesauribile di ispirazione, e da qualunque punto le si voglia guardare si possono trarre nuove idee, nuove informazioni, nuovi punti di vista che possono guidare il nostro futuro. E l'opera di Cesare Leonardi veramente ne è una prova evidente. Qualunque cosa che mi è stata mostrata in questo studio, dai solidi ai reticolati,
alla minuziosa costruzione dell'architettura degli alberi, risponde a questo bisogno di decentralizzare, di diffondere e di avere degli strumenti che reiterati creano una nuova realtà. Questa è proprio la caratteristica delle piante: si parte da pochi moduli, da pochi pezzi che sono sempre gli stessi, e mettendoli insieme in maniera diversa si può costruire un mondo, perché questo mondo, lo voglio ricordare, è fatto di piante. 85% di tutto quello che è vivo è fatto di piante, quindi questo è un sistema che funziona, un sistema che ha funzionato per la realtà e che mi auguro possa funzionare anche per noi in futuro.